amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio, dove troveremo la luna nuova in cancro. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso iniziamo la nostra lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di tutto andiamo a capire cosa aspettarci da questo periodo e soprattutto con l'avvicinarsi della luna nuova in cancro. A livello astrologico ci porterà quindi di energie generali, un'emotività molto intensa, forte sensibilità, intuizione, riuscire a percepire con maggior chiarezza, accogliere il rinnovamento interiore, opportunità di riflessione e crescita, possiamo rafforzare alcuni legami e rapporti più importanti, quelli più stretti, anche familiari, e anche aprirci alla creatività, ai sogni, all'immaginazione per poter progettare il nostro prossimo futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione agli sbalzi di umore, alla vulnerabilità, alla suscettibilità, a tutte quelle emozioni che ci portano ad avere insicurezza e al rischio di mantenere le relazioni troppo sbilanciate, ad amplificare problemi e difficoltà anziché risolverli, dipendenza emotiva, bisogno di sicurezza, tendenza alla malinconia, alcune cose del passato e dei ricordi nostalgici che appunto ci destabilizzano. Abbiamo visto le energie pro e contro a livello astrologico e adesso tuffiamoci nella lettura con il vostro primo oracolo. Troviamo il gatto nero e questa ha a che fare con l'indipendenza. Partiamo proprio con un messaggio di amore per se stessi, di lavorare sulla propria autonomia, per aver fiducia nelle proprie capacità. In qualche modo vi sta anche dicendo che voi avete tutto a disposizione, tutto ciò che vi serve e quindi dovete solo utilizzare appunto queste vostre capacità e di essere sostegno di se stessi, di capire quando e come difendersi, di attirare, di allontanare quello che non funziona oppure delle persone che potrebbero essere tossiche, eccetera. Quindi direi che abbiamo un punto di partenza secondo me molto forte, perché quando abbiamo l'opportunità di manifestare pienamente noi stessi, le nostre idee, quello che vogliamo esprimere, quello che vogliamo ottenere, quindi facciamo chiarezza, ma soprattutto nella nostra indipendenza, se ovviamente ci sono delle mancanze, allora questa carta ci sta dicendo che è un momento perfetto proprio di lavorare sull'autostima e sulla sicurezza in se stessi e nelle proprie capacità. Metamorfosi parla appunto di trasformazione, quindi mi ricollego un po' a quello che stavo dicendo, perché se sentite l'esigenza di migliorare quegli aspetti riguardo all'autonomia, all'indipendenza e al sentirsi insomma pronti e sicuri di se stessi, allora questo è il momento giusto di fare questa trasformazione, perché alcune emozioni, alcune cose ci fanno sentire in trappola e allora ecco che la trasformazione è un cambiamento a livello profondo e quindi ci permette di cogliere quelle opportunità nel bene o nel male che ci rafforzano, che ci rendono più saggi, e poi di riuscire ovviamente a trovare quella luce che probabilmente ci sta aspettando, però abbiamo bisogno comunque di rivedere, rivalutare qualcosa. Poi troviamo la carta prendere la luna
e questa è molto bella nel suo messaggio di attrazione. È vero che ha a che fare tanto con le relazioni, con i sentimenti, quindi da un lato sì, può essere utile come messaggio per tutte quelle persone che stanno cercando di migliorare la propria relazione sentimentale, anche quelle più strette, familiari, di amicizia, e soprattutto per chi è in cerca, perché questa può portare nuovi appuntamenti, conoscenze, flirt, nuova storia romantica, però anche incontri per amicizia e divertimento, quindi in senso lato ci porta a nuove conoscenze ed esperienze che, sottolineo, possono essere interessanti sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista delle conoscenze, ad esempio anche a livello lavorativo o di ispirazione o di amicizia. Poi può avere a che fare in senso lato come darsi l'opportunità, la possibilità di cogliere delle occasioni, delle circostanze che possono essere favorevoli in tutti gli ambiti della nostra vita. E adesso andiamo a vedere i suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo. Diciamo che è un mese, diciamo, una parte, diciamo, di questo mese abbastanza attivo per voi, soprattutto a partire dal 1° luglio, e poi possiamo fare un bilancio positivo proprio verso la metà, appunto intorno al 14 luglio. Il vento e il messaggio di questa carta ci permette di capire che qualcosa è già pronto per essere trasformato. Può essere un'idea, un'abitudine, può essere anche un qualcosa che già stiamo portando avanti, possono essere anche le nostre stesse aspettative. La cosa importante è quella di capire, che forse abbiamo bisogno di lasciare andare il controllo, di, abbandonare una vecchia abitudine o comunque di aver più fiducia e determinazione, quindi portare avanti, una sfida. Forse anche di rinnovare, se abbiamo necessità, come abbiamo visto, di rinnovare le nostre stesse energie. Poi l'altro messaggio arriva dalla danza degli spiriti. In qualche modo questa carta ha a che fare proprio con l'esperienza e con la pratica, l'azione concreta che trasforma l'intenzione in realtà. Ed ecco che qui si connette effettivamente le nostre capacità, l'abbiamo visto sin dall'inizio, la maestria, la dedizione, la disciplina, che ci permette di incanalare nel verso giusto le nostre energie. Poi possiamo parlare anche di intuizione, di riconoscere il valore dell'impegno, della fatica, quindi di donarsi, proprio per creare nel concreto qualcosa, perché qui si parla proprio di realizzazione, però che ha bisogno comunque di impegno e determinazione e di passare proprio all'azione. E la terra ha a che fare proprio con il radicamento, con la presenza attiva, col nutrimento di un progetto, di un proposito, di un'idea. Occorre una profonda connessione col nostro corpo e con le nostre stesse energie. Ecco perché dobbiamo onorare noi stessi, avere rispetto e consapevolezza di noi, sia a livello interiore che fisico, e cercare appunto di cogliere quelle bellissime energie che ci permettono di superare le difficoltà e le illusioni per aprirci appunto alla cura, all'abbondanza, alla dedizione, ed è proprio quella che ci permetterà di realizzare grandi cose. Magari adesso dobbiamo preparare il terreno, alcune cose le possiamo ottenere subito, però invece possiamo preparare il terreno a grandi opportunità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!